abbiamo già anticipato, oggetto di studio della grafologia è la personalità, che è un termine strettamente psicologico. Quando passiamo però a dare una definizione rigorosa di questo termine, vediamo che i vari autori presentano un campo di variabilità in merito proprio a che cos'è esattamente la personalità. Noi diamo questa proposta di definizione. Col termine personalità si fa riferimento a quel nucleo interiore, strutturato, capace di coordinare i fattori costituzionali innati, i condizionamenti educativi, quelli ambientali in modo plastico, mantenendo in equilibrio assimilazione e creatività. Diciamo però che nonostante le sfasature nelle definizioni di questo termine, le aree però che vengono esaminate corrispondono. Allora, che cosa studia la personalità? Il fisico e il temperamento, che mettono in evidenza i correlati fisiologici della personalità. È ovvio, per esempio, che ogni bambino nasce con un temperamento diverso, prima ancora che avvenga il processo di apprendimento. Naturalmente l'intelligenza nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, le disposizioni motivazionali, dalla scala più bassa sotto forma di istinti alla scala più alta sotto forma di interessi e valori, gli atteggiamenti sociali quali autoritarismo, dispotismo, spirito gregario, i tratti espressivi e di stile, indipendenti dal contenuto che viene espresso, quale coerenza, loquacità, costanza, e le eventuali tendenze patologiche. La personalità è un campo di studio di estremo interesse perché si è visto che condiziona il nostro modo di vedere il mondo. Una data struttura di personalità non corrisponde solo a un tratto espressivo di stile, ma incide anche sul pessimismo, ottimismo, cioè sull'autoritarismo, come abbiamo visto, quindi già influisce sul modo in cui la persona esprime le sue idee. Ad esempio, vediamo un tratto di personalità collegato alla larghezza tra lettere, che è la scrittura di Giacomo Puccini, che è molto larga tra lettere. Ogni movimento di espansione in psicologia e anche in grafologia viene interpretato come conseguenza di una visione positiva del mondo, cioè io mi permetto di espandermi con generosità liberamente proprio perché credo che il mondo sia un posto ospitale. Questa è l'interpretazione del segno larga tra lettere, la scrittura di Giacomo Puccini, ed è normale che un musicista abbia questo segno, perché la musica è costituita in larga parte di espressione del sentimento. Non è però una legge, perché qui abbiamo invece Pietro Mascagni, che lui invece controlla la larghezza tra lettere. Non è che sia stretto, però è un uomo che tende a valutare quello che deve dare e quello che riceve dal mondo, quindi tende maggiormente alla giustizia. Se quello di prima era più disposto alla liberalità, qui abbiamo l'accentuazione sulla equità nel movimento di dare e avere. Mentre quando abbiamo paura del mondo è normale che entri in campo un movimento di restrizione, cioè io non mi esprimo liberamente perché non so che cosa mi può capitare. In questa scrittura particolarmente vediamo una forte strettezza tra lettere, indice che la personalità ha un movimento di difesa così spiccato che non lascia passare nulla dall'esterno. Mette in atto delle cautele difensive. Quindi è chiaro che soltanto un tratto di personalità come questo, relativo alla espansione, alla contenutezza, alla strettezza del sentimento, influenza notevolmente il mio modo di vedere il mondo come un posto dove tutti mi vogliono bene, per esagerando, oppure dove un posto tutti sono pronti a portarmi via qualcosa. La personalità condiziona le nostre capacità di adattamento, anche altrettanto pacifico che alcuni problemi di disadattamento non sono dovuti tanto alle condizioni o scolastiche o lavorative, ma risiedono nella struttura di personalità, in paure interiorizzati che poi portano la personalità in automatismi difensivi. Comunque teniamo presente che anche le strutture di personalità più equilibrate, meglio organizzate, hanno comunque dei limiti intrinseci dati dalla quantità di stress che sono in grado di tollerare.
oltre i quali l'io inizia a mostrare segni di cedimento. Il fatto che nel Novecento si sia riconosciuta l'importanza della personalità nel creare equilibrio, nel creare stabilità, rapporti di lavoro stabili, rapporti familiari affettivi più equilibrati, eccetera, ha fatto sì che siano aumentati enormemente gli studi a livello psicologico, sia teorici, quindi per capire quali sono i meccanismi in gioco, ma anche l'applicazione pratica tramite la costruzione di test di personalità. I test di personalità rispondono proprio al bisogno di differenziare gli individui dal punto di vista psichico, anche se l'applicazione ovviamente è mirata al campo scolastico, lavorativo oppure al variegato mondo della psicopatologia. Essendo la personalità una struttura però così impalpabile, ovviamente c'è maggiore difficoltà a elaborare degli strumenti in grado di studiarla in modo scientifico, rigoroso. Non a caso la psicologia scientifica nasce nell'Ottocento, cioè praticamente arriva ultima nel campo di tutte le scienze già ormai piuttosto consolidate. Pensiamo ad esempio alla fisica, già nell'Ottocento ormai era una disciplina estremamente articolata. Uno degli approcci allo studio della personalità è di ricercare all'interno di questa struttura delle caratteristiche psichiche di base, vale a dire delle modalità comportamentali più ridotte. Questi sarebbero i tratti di personalità. Ora, anche qui non abbiamo tra gli studiosi di psicologia un accordo unitario in merito a quali siano i tratti fondamentali che ogni personalità ha, perché è una ricerca ancora in corso. Però tutti sono d'accordo nella definizione di che cos'è un tratto di personalità. Allora, l'osservazione sistematica del comportamento ha messo in luce, al di là di ogni dubbio, che ogni individuo è caratterizzato dalla presenza di una serie di tendenze comportamentali abituali e decontestualizzate. Ripeto, tendenze comportamentali abituali e decontestualizzate, cioè messe in atto indipendentemente dalla situazione reale vissuta. Facciamo un altro esempio grafologico: l'aggressività la possiamo considerare un tratto di comportamento decontestualizzato quando è così radicata nella personalità che l'individuo la mette in atto sistematicamente anche quando non c'è stata nessuna provocazione da parte dell'ambiente. Quindi, facendo riferimento alla scrittura di Freud, gli angoli ci mostrano, questi angoli, che sono molto appuntiti, ci fanno vedere che questa disposizione, questo tratto di personalità, l'aggressività, era in lui abituale. E come è noto, infatti, la metteva in atto piuttosto spesso con quelli che considerava i nemici. Ecco, diciamo che chi ha la tendenza all'aggressività mette in atto inevitabilmente le tipiche dinamiche del tradimento, cioè non sono io che aggredisco gli altri, ma sono gli altri che aggrediscono me e io devo solo difendermi.